Benvenuti sul mio canale. Il progetto che vi propongo oggi è questa maglia golfino, sottogiacca, chiamatelo come volete. Insomma, un capo da portare da solo o da mettere durante la transizione di stagione, da mettere sotto i giubbini di denim, cardigan, le giacche, eccetera, eccetera, fino ad arrivare all'inverno e magari fino ad arrivare all'inverno, perché ci sono persone che veramente soffrono quando sono al chiuso con le maglie a manica lunga. È un pezzo che si può realizzare con qualsiasi filato. Io ho deciso di farlo con un filato invernale perché mi serviva appunto un sottogiacca a manica corta invernale, ma può essere fatto benissimo col cotone, con la viscosa, con il lino, in base alla stagione che abbiamo in mente per usare questo tipo di capo, che in realtà come modello, come fattura, è un capo che si può portare, è un capo che va bene 12 mesi l'anno, basta cambiare solo tipo di filato e il gioco è fatto. È una lavorazione top down ed è semplice, semplice, semplice perché è tutto punto alto con dei punti alti a rilievo alternati sulla manica, che ho deciso di tenere corta, appunto come spiegavo prima, e sul bordo. Per quel che riguarda il materiale che ho usato, avevo un gomitolone di Bravissimo blu e me ne avanzava un pochino e l'ho fatto con quello che mi è avanzato. Il filato non ne ho più perché ho già fatto il video prima di fare questa presentazione, quindi vi faccio vedere la fascetta. Non l'ho usato tutto, ne ho usato circa 300 grammi, qualcosa meno di 300 grammi per una taglia SM. Per quel che riguarda l'uncinetto ne ho usato uno del numero 4,5, dopodiché avremo bisogno di qualche marcapunti, una forbice, un ago da lana. Vi faccio vedere come ho lavorato. Essendo un top down, sono partita dal collo, ho montato 104 catenelle per un totale di circa 67 cm che ho distribuito in questa maniera. 4 catenelle sono gli aumenti, quindi gli angoli. Le restanti catenelle le ho divise 20 e 20 per le maniche, 30 e 30 per il davanti e il dietro. Quindi adesso andiamo a costruire una catenella di 104 maglie. Prendo il filo, faccio il mio nodino iniziale e vado a fare le 104 catenelle. Una volta fatte le 104 catenelle, metto dritta tutta la mia fila di catenelle, entro nell'ultima e vado a chiudere con un punto bassissimo. Dopodiché potremmo lavorare in questo modo. Possiamo contare le catenelle, nella prima facciamo l'aumento, possiamo contare 20 catenelle e marcare la 21esima, dopodiché contare 30 catenelle e marcare la 31esima, ricontare 20 catenelle e marcare la 21esima e contare che siano giuste le 30 catenelle restanti, se volete essere sicuri. Altrimenti, siccome si tratta di punto alto e basta, si possono contare i punti man mano che si fanno. Io farò così. Quindi iniziamo il nostro lavoro con l'aumento. 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto dove ho chiuso il giro. Dopodiché metto a pari anche la codina iniziale, conto 20 punti, cioè faccio 20 punti alti, un punto su ogni catenella.
quindi andremo a riempire 20 catenelle con 20 punti alti. Una volta fatti 20 punti alti, il 21esimo sarà il punto dell'aumento, quindi faccio un punto alto, 2 catenelle, rientro nella stessa catenella di base, faccio l'aumento. Dopo aver fatto questo aumento andremo a fare gli altri 30 punti. Se li avete già contati e avete usato il marcapunti, vi fermate un punto prima del marcapunti, perché il marcapunti sarà la catenella dell'aumento. Se invece come me non avete marcato niente, iniziate a contare 30 punti alti e al 31esimo farete l'aumento. Fatto il 30esimo punto, entro nella 31esima catenella, faccio l'aumento, un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. Ora devo riprendere il segmento delle maniche, quindi farò 20 punti alti. Ovviamente i punti dell'aumento non li contiamo, quindi partiamo da 1, 2. Ovviamente se avete già marcato i punti non dovete contare, vi fermate al punto prima del marcapunti, lo togliete, entrate dove c'era il marcapunti e fate l'aumento. Fate le 20 maglie, entro nella 21esima, faccio l'aumento, quindi un punto alto, 2 catenelle e un punto alto nella stessa catenella di base, e ora vado a finire con le restanti 30 catenelle e quindi farò altrettanti 30 punti alti. Una volta fatti gli ultimi 30 punti alti vado a chiudermi con un punto bassissimo sulla terza, partendo dal basso, catenella. Vado a chiudermi con un punto bassissimo con la terza catenella partendo dal basso dell'inizio giro, accertandomi che tutto sia dritto. Quindi lo mettiamo giù, è tutto dritto, ripartiamo a lavorare. Quindi entro nell'archetto con un punto bassissimo, salgo con 3 catenelle che sarà il nostro primo punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto di nuovo e ho fatto l'aumento. Dopodiché vado a lavorare punto su punto. Attenzione, perché il primo punto dopo l'aumento non è questo, ma è questo qui. Praticamente sembra che sia dentro l'archetto. Quindi vado a lavorare tutti i punti con i punti alti, semplicemente. Ho lavorato l'ultimo punto alto prima dell'aumento, quindi entro nell'archetto formato dall'aumento con un punto alto, 2 catenelle, rientro nello stesso archetto con un altro punto alto. Ora vado a lavorare punto su punto, sempre facendo attenzione di non saltare il primo, altrimenti non ci troviamo. Vado avanti a lavorare punto su punto fino al prossimo aumento. Qui farò l'aumento, punto alto, 2 catenelle, punto alto, riparto tutti i punti alti, arrivo qui, punto alto, 2 catenelle, punto alto, e poi vado a fare anche questo lato e vado a chiudere con un punto bassissimo. E ho finito anche questo giro, vado a chiudermi sulla terza catenella partendo dal basso dell'inizio giro, delle prime catenelle dell'inizio giro con un punto bassissimo, dopodiché cammino con un punto bassissimo nell'archetto e ricomincio. Quindi faccio l'aumento, i punti alti, l'aumento, i punti alti, l'aumento, i punti alti e via via. E andiamo avanti così a costruire lo sprone, quando una volta ripiegato su se stesso abbiamo
la misura dello scalfo manica, cioè la semicirconferenza della manica. Io arriverò fino a 19 centimetri da ripiegato, dopodiché vedremo come andare avanti. Ho terminato il mio sprone e misura per l'esattezza 19 centimetri di scalfo manica e 47 centimetri di semicirconferenza. Io direi, per me posso chiudere. Se voi avete bisogno di più centimetri, andate avanti semplicemente a lavorare. Se quando arrivate all'altezza dello scalfo manica vi manca qualche cosa, potete aggiungere delle catenelle nel mentre chiudete il raglan. Riprendo in mano il mio uncinetto, vado a chiudere l'ultimo giro che ho fatto con un punto bassissimo. Ho chiuso con un punto bassissimo, salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto degli aumenti, faccio un punto alto chiuso a metà, vado a prendere l'altro angolo, entro nell'archetto, faccio un altro punto alto chiuso a metà, poi vado a chiudere tutti e 3 gli anellini e aggiungo un altro punto alto. Dopodiché vado a lavorare punto su punto tutti i punti che trovo. Poi quando arrivo all'altro angolo farò lo stesso lavoro. Vado avanti a lavorare, ci vediamo quando arrivo dall'altra parte. Sono arrivata all'angolo dell'aumento, ora filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, faccio un punto alto, dopodiché ne faccio uno chiuso a metà, vado a prendere l'altro angolo, lo accosto, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato dalle catenelle, faccio il punto alto chiuso a metà, poi vado a chiudere tutti e 3 gli anellini in un punto solo, aggiungo il punto alto mancante, dopodiché vado a lavorare punto su punto fino al termine del giro. Sono quasi arrivata alla fine del giro, questo è l'ultimo punto, e andrò a chiudere, ma non andrò a chiudere sulla catenella, vado a chiudere prendendo tutto il punto. Qui ho le 2 catenelle, qui ho il punto alto, entro nel primo punto alto, vado a chiudere con un punto bassissimo qui. In questo modo la chiusura dei giri resterà veramente poco visibile, si vedrà comunque, però si mimetizza meglio. Ora non devo fare altro che ripartire da capo, quindi salgo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a lavorare punto su punto fino alla lunghezza che vogliamo ottenere nel nostro maglioncino golfino. Se scendendo avete bisogno di fare qualche aumento per adattarlo ai fianchi, potete inserire degli aumenti ogni 3-4 giri per adattarlo alla vostra figura, visto che è un capo che dovrà essere portato abbastanza aderente. Ci vediamo quando ho raggiunto la lunghezza che mi serve. Sono arrivata alla lunghezza che mi serve e adesso andrò a fare dei punti alti a rilievo alternati in modo da fare una fascia elastica. Ho chiuso l'ultimo giro con un punto bassissimo, salgo con una catenella e rientro nello stesso punto sul quale ho chiuso e rientro sullo stesso punto dove ho chiuso con un punto alto a rilievo davanti. Cosa significa? Prendo il filo, qui ho la barretta del punto, questa, a rilievo davanti, entro dalla parte destra, esco dalla parte sinistra, prendo il filo e lavoro il punto alto. Ora lo farò a rilievo dietro, quindi filo sull'uncinetto, qui ho sempre la barretta del punto, entro dalla parte destra da dietro, esco dalla parte sinistra sempre dietro, prendo il filo
e lavoro il punto alto. A rilievo davanti, filo sull'uncinetto, entro davanti, giro intorno alla barretta e faccio il mio punto. Rilievo dietro, entro da dietro, esco dietro e faccio il punto. Filo sull'uncinetto, rilievo davanti, entro a destra, giro intorno alla barretta, esco a sinistra, faccio il punto. A rilievo dietro, filo sull'uncinetto, entro da dietro, da destra, giro intorno alla barretta, prendo il filo e faccio il punto. Di nuovo rilievo davanti, filo sull'uncinetto, entro da destra, esco da sinistra, prendo il filo, faccio il punto alto, rilievo dietro, filo sull'uncinetto, entro da dietro a destra, esco dietro a sinistra e faccio il punto alto e vado a lavorare tutto il giro in questa maniera. È fondamentale però contare prima i punti e avere un numero di punti pari, perché se no non ci troveremmo con gli alternati. Qualora doveste averli dispari, basta fare una diminuzione e il gioco è fatto, avrete comunque i punti giusti per fare questo tipo di lavoro. Ci vediamo alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del mio giro, come vedete ho iniziato con un punto a rilievo davanti e ho finito con un punto a rilievo dietro. Ora vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto all'inizio del giro, salgo con una catenella, filo sull'uncinetto e vado a lavorare i punti così come li trovo. Qui ho un punto a rilievo davanti, faccio il punto a rilievo davanti, filo sull'uncinetto, qui ho il punto a rilievo dietro e faccio il punto a rilievo dietro e di nuovo qui ho quello a rilievo davanti, lo faccio a rilievo davanti, qui ho quello a rilievo dietro, lo faccio a rilievo dietro, rilievo davanti, rilievo dietro. E faremo questa operazione per i giri che ci servono. Io andrò avanti almeno un 5 o 6 centimetri. Ci vediamo quando ho finito la mia fascia. Ho finito il mio bordo, ho lavorato in tutto 6 giri, punti alti alternati. Ora è il momento di passare alle maniche. Io una l'ho già fatta ed è una manica corta, come avevo premesso all'inizio del video. Adesso andiamo a fare l'altra. Quindi prendo filo e uncinetto, faccio il mio nodino iniziale, entro in un punto qualsiasi e vado a raccogliere tutti i punti che ho. Vado avanti così, vado a raccogliere tutti i punti, quindi lavoro punto su punto e andrò a fare un totale di 8 giri così come ho fatto sull'altra manica, dopodiché farò altri 5 giri di punto alto a rilievo alternato così come ho fatto in quest'altra manica, in modo da andare a riprendere il bordo inferiore. Ci vediamo quando ho finito anche l'altra manica. Ed ecco il sottogiacca finito, a me piace tanto, è veramente un capo basico che secondo me si può fare in più filati in modo da poterlo usare tutto l'anno. E detto questo andiamo a vedere com'è sul manichino. Ed ecco il lavoro finito. Inutile dire che mi piace come è venuto, mi è piaciuto anche lavorarlo perché effettivamente è un lavoro molto facile, alla portata di tutti, che scorre molto velocemente. E per oggi il video è finito, come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare poi la campanellina che vi darà le notifiche di tutti i video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo che sono anche su Facebook ed ho un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.